Ciao, ciao a tutti. Abbiamo grande Ciao, ritorno. Ciao Monica. Ciao, abbiamo ciao. Monica con noi dalla Spagna, Isole Canarie, vero? Sì, Isole Canarie, Belli- Tenerife in particolare. Tenerife, bellissimo. Tra Esatto. l'altro dicevi che fa un po' caldo, vero? Sì, oddio, fa caldo, sì, la temperatura è piacevole, non è che Piacevole. faccia caldo, si sta bene, Si cioè sta si sta bene, ancora sì. al mare e alla sera c'è questa arietta piacevole che quindi ti fa star bene, ecco. Ti invidiamo. Ah, ma no. Venite! Esatto. Senti, come stai intanto? Bene, relativamente malgrado insomma tutto, io devo dire che sto bene, ormai ho insomma elaborato, credo di aver elaborato tante cose, credo di avere ancora un percorso molto lungo perché anzi credo che sia un percorso infinito, che non Sì. sia mai finito. E quindi bene, alti e bassi, perché anche se insomma uno cioè, devi cercare di avere il sorriso e devi cercare di andare avanti in assoluto, malgrado tutto, perché è l'unica arma che hai per davvero per sopravvivere a tutto questo. Ecco, noi volevamo concentrarci questa volta sul discorso dei narcisisti in coppia, visto che tu hai una certa Mm. esperienza e una certa privilegiata, diciamo così, osservazione, visto che insomma i tuoi genitori hanno una loro personalità e quindi tu sei cresciuta con loro, subendo anche chiaramente gli influssi non sempre benefici di queste Sì. personalità e ne hai insomma da dirci a questo proposito, quindi. Ma io, come ti dicevo, mi sono anche fatta degli appunti perché, bene o Mm, male, parlare della loro relazione, perché vogliamo, mi hai detto, noi incentrarci sulla loro relazione, non tanto la relazione che loro hanno avuto con me, questo ne mm, abbiamo parlato l'altra sì, volta, ma la loro relazione di narcisisti. Quindi, ovviamente, mi sono messa a riflettere pensando appunto a come poteva essere e come hanno portato avanti la loro relazione. Io inizierei dicendo innanzitutto che allora, forse l'abbiamo già detto anche l'altra volta, ci tengo a precisare che per come la vedo io, ovviamente per come l'ho vissuta io, ci sono state anche delle cose positive, ovviamente, nei genitori narcisisti, cioè voglio dire, non è che sia tutto assolutamente, a sì, volte ecco, si scusami se demonizzano. ti interrompo solo per Dimmi, dimmi. precisare appunto che potete vedere l'intervista precedente in cui appunto parlavamo della tua vita, insomma, del rapporto con loro, quindi per chi vuole farsi un'idea, ecco, più chiara anche delle Sì, varie sì, dinamiche, ecco, potete seguire l'intervista che abbiamo fatto. sì. Ecco. Sì, l'intervista in cui ho parlato principalmente appunto della mia Mm, relazione, di quello sì, che io pensavo e di come, e poi un po' di come è stata un po' la mia infanzia, di come sono cresciuta. Andando nello specifico nella loro relazione, ci tenevo a dire che comunque, voglio dire, ci sono alcune cose, adesso da figlia, insomma, ci sono state anche delle cose, dei momenti simpatici, dei momenti carini, però non sono stati, diciamo, dei momenti di coppia loro in cui sono stati, cioè quello che voglio dire io, il rapporto loro, innanzitutto io l'ho sempre visti come il giorno e la notte, no? I miei genitori, cioè molto emisferi completamente diversi. Io in questi anni che, ripeto, ho letto molto e ho visto molto, ho cercato di studiare perché ho voluto veramente capire cosa c'era che non andava anche in me, perché alla fine ero presa molto di mira nella loro relazione e al di fuori e di dentro della loro relazione, perché fanno questa confusione tremenda tra appunto, è veramente una confusione incredibile. E io sono arrivata alla conclusione, e vorrei appunto che magari qualcuno li vedesse anche a livello anche qualcun altro, insomma, però sono arrivata alla conclusione che mio padre, stiamo parlando di un narcisista over e mia madre è una narcisista cover, quindi
Questo per precisare che secondo me ci sono rapporti e rapporti tra narcisisti in coppia che possono avere delle dinamiche diverse, a seconda ovviamente delle loro caratteristiche. Certo. Perché possono esserci appunto, e a volte non ci credevo neanch'io, dicevo ma forse magari invece i narcisisti si possono appunto mettere insieme, perché alla fine sono anime che si sono traumatizzate da giovani, da piccoli, hanno avuto anche loro i loro vissuti con i loro genitori, perché ricordiamo sempre, almeno io ci tengo a ricordarlo, permettimi Lori, che comunque sono persone che hanno avuto dei traumi o che hanno avuto a loro volta degli altri genitori che li hanno cresciuti in una certa maniera. È un po' un virus che si ripete di generazione in generazione, no? Per quanto riguarda la mia famiglia, arrivo nello specifico, e come l'ho vista io, come l'ho vissuta io, analizzando anche in questi giorni, pensandoci anche a mente da adulta, diciamo, io appunto, mio padre è narcisista over e mia madre cover, quindi due emisferi molto diversi, il giorno e la notte. Io mi sono sempre chiesta perché stessero insieme, perché alla fine il loro rapporto è sempre stato estremamente conflittuale, cioè proprio ancora oggi. Liti continue, battibecchi continui, insomma non c'è mai, cioè, a detta se tu li vedi così dici ma che cosa ti unisce a una persona così, cioè che cosa vi unisce alla fine. E quando io ero giovane mia madre mi ripeteva che stava insieme per me, stava insieme a mio padre per me, o perlomeno che ero io appunto il motivo per il quale continuava. Mio padre diceva che invece io ero l'ago della discordia, quindi ero assolutamente, era tutta colpa mia, anche se a volte non c'entrava proprio assolutamente niente. E quindi due emisferi che ripeto molto diversi, no? E poi invece crescendo, quando io dissi a mia madre guarda che adesso ti puoi separare perché adesso, come hai detto tu, io dovevo essere autonoma, dovevo fare famiglia, adesso puoi farlo. No, adesso ormai è tardi, adesso me lo tengo. E adesso si sono amalgamati in un unico pastoso, veramente una cosa, un omino di fango insieme, sai quando metti insieme? Ecco, quindi la prima cosa è assolutamente molto conflittuale. Io credo che il motivo per cui appunto facciamo questi video è anche per spiegarlo un po' alle persone che hanno a che fare con dei genitori narcisisti, e lo veda, però magari non in tutti i rapporti di coppia c'è il rapporto conflittuale, perché io sono cresciuta in conflitto perenne, che conflitto perché mia madre era appunto cover, quindi tutto era conflitto, anche a livello lavorativo, a livello familiare, a livello dappertutto. Sì. Cioè nel senso anche che lei cercava lo scontro, il conflitto, Monica? No, lei è la vittima. No, lei è la vittima. È la Lei è la vittima, cioè vittima. questo è il suo ruolo, insomma. Sì, lei anche l'altro giorno mi ha detto tu quando avrai la mia età, lei adesso ne ha 72, quasi 73, mi disse, e quando mi ha detto l'altro giorno, io li vedo raramente, però insomma quando li vedo diventa importante, tu quando avrai la mia età ti renderai conto quanto tua madre ha sofferto. Cioè è sempre la sofferenza, cioè lei ha sofferto di più. Lei mi disse pochi mesi fa, mi disse tu non ti puoi lamentare di tuo padre perché io ho avuto un padre peggiore del tuo. Ma quindi lei si riferisce al rapporto con tuo padre, quindi al marito, alla sua infanzia, a cosa in particolare? Lei secondo me si riferisce a se stessa. Lei comunque essendo una narcisista cover o una codipendente che è diventata narcisista cover, cioè quindi la base cover c'è sempre stata, questo vittimismo c'è sempre stato, quindi io non so se lei è diventata poi così narcisista o se lo è sempre stata, perché purtroppo da figlia fai fatica, no? a vedere con gli occhi esterni una madre, anche un padre, però soprattutto una madre, fai fatica a darle appunto un giudizio, no? E lei secondo me è proprio la sua, lei vive in uno stato di sofferenza, lei secondo me soffre, lei piange, ma usa le lacrime anche, le usa anche con i miei figli, quindi qualsiasi cosa tu dica e faccia lei piange, ma lei piangeva anche quando io andavo via per un fine settimana, lei piangeva. Quindi è un po'... Potrebbe esserci qualcosa di border, in realtà, borderline?
E perché no? Può darsi, però secondo me è più, li usa anche un po' queste lacrime, cioè mi sì. rendo conto adesso che le usa facilmente queste lacrime, lo usa, ripeto, in qualsiasi circostanza. Quindi il Lei, rapporto, dimmi. perdona, Sì, cioè sì. lei in questo modo, secondo te, per ricercare attenzioni, per essere coccolata in qualche modo, eh, per istigare sensi di colpa? Quindi è una, diciamo, una motivazione L'ultima che hai detto. aggressiva o difensiva? Secondo me devi instillare sensi di colpa. Allo Quindi stesso tempo credo aggressiva. che lei non stia bene, ma credo che lei abbia avuto un trauma, anche mio padre, però credo che abbia avuto un trauma a sua volta da genitoriale che purtroppo non ha mai risolto. Mm. E Quindi quindi è proprio più, diciamo, di attacco, quindi è una forma di attacco, è una una forma forma di attacco, perché aggressiva. sembra che in questa maniera lei ti attrae e poi dopo ti attacca. Mm, Sì, ok. perché fosse solo di difesa, cioè di dire io non sto bene, allora farebbe compassione, no? Mm. Invece ti fa compassione, ma poi ti ritrovi stranamente attaccato, Quindi c'è stranamente, una rabbia repressa in lei. credo una rabbia che si sfoga in maniera diversa da mio padre. Mio padre è più rabbioso, proprio questa rabbia intrinseca dentro qualsiasi cosa. Lei si sfoga con queste lacrime e li usa anche perché mio padre in questa maniera diventa il suo difensore. Ecco, sì. Infatti stavo dicendo se non sia funzionale, cioè se Mm. sia una cosa che lei sia trascinata, quindi proprio originariamente, o non sia anche un po' reattiva alla situazione matrimoniale, di coppia, in qualche modo. Ma reattiva nel senso che quando ero giovane, quando ero piccola, lei li usava perché mi metteva un po' contro mio padre, cioè nel senso tuo Mm, padre non ha fatto, tuo padre non fa, tuo padre non dice, tuo padre non... perché effettivamente mio padre si faceva i fatti suoi, cioè sì, altro aspetto appunto del rapporto di coppia narcisista, cioè mio padre non dico non è che facesse chissà che cosa, era al bar tutte le sere perché lui piaceva giocare a scacchi, piaceva giocare a sì, sì. bocce, piaceva giocare e quindi lui si prendeva e andava fuori. Il problema è che mia madre era tutto il giorno fuori e quindi quando tornava si trovava a dire, fare, Sì, sì. brigare, io non me la ricordo quasi perché alla fine vabbè, quando ero molto piccola lei non c'era, poi aveva sua madre che stava male, aveva suo padre, cioè, lì c'era sempre qualcosa d'altro. E mio padre, devo dire che da quel punto di vista lì, forse l'ho detto anche l'altra volta, se lei avesse avuto magari un uomo diverso accanto, però mio padre in un certo senso un po' la spronava anche perché lei altrimenti si piangeva addosso, cioè era sempre un dietro piangere, lei credo che sia finita un po' anche in depressione dopo la morte della madre, il rapporto conflittuale, molto conflittuale con il padre, che ancora oggi ricorda vivamente come essere la cosa peggiore che le sia capitata nella vita e che adesso poi riversa su di me perché dice tu sei uguale a tuo nonno, tu sei uguale, quindi insomma, ha questo trauma mai determinato, mai finito, che però usa anche perché in un certo senso mio padre adesso, lei sembra quasi, però questo è più rapporto tra me e lei e quindi non vorrei deviare dall'argomentone che appunto abbiamo, però è un rapporto quasi che io a volte lo vedo, mi sembra quasi una fantasia dirlo, però come se io fossi l'altra sorella e il padre, cioè mio padre, fosse il padre che viene, diciamo, che deve scegliere tra le due, no? E quindi mia madre un po' usa queste lacrime per far dire a mio padre che io sono colpevole, che io sono la Sì. malvagia e mettermelo contro, perché è questo che poi sta succedendo. Non che con mio padre ci voglia molto, Per perché devo uscire, dire, diciamo, per uscirne lei vittoriosa e nelle grazie magari del compagno, del padre, di tuo sì, padre. nelle grazie del compagno che è un padre e un compagno che è sempre stato, non voglio dire, abbastanza superficiale nelle emozioni. Ecco, allora io ti spiego un'altra cosa di me, ma per farti capire, poi dopo Sì, voglio anche parlare proprio della... sì. Io sono sempre stata considerata dai miei fidanzati e così anche da mio marito come un orso, cioè
come una che non abbraccia, non coccola. Io le coccole ho iniziato a farle ai miei figli. Sì. Allora, io all'inizio dicevo, vabbè, è colpa mia, senz'altro è colpa mia, però sicuramente perché io le coccole in famiglia non le ho mai viste. Cioè mia madre se mi coccolava era un discorso di vieni vicino perché ho la malinconia, quindi lei mi ha cresciuto con vieni, tu hai la malinconia? Dai, hai la malinconia, sì, anche tu hai la malinconia come me. Io ho un carattere molto diverso da mia madre, paradossalmente più simile a mio padre, sono più una che non può stare troppo accanto, diciamo, alla malinconia. Mia madre invece è portata per la malinconia, anche se lei poi un giorno mi disse attenta perché in famiglia tu hai delle depressioni. Ah sì? Gli ho detto e chi sarà mai? Mi ha detto tuo padre. Sì, tra tutti e due io ho detto Sì. insomma c'è una bella gara. Quindi lei secondo me non se ne rende neanche conto, lei veramente, io le dissi anni fa che secondo me doveva farsi aiutare. Ora, mio padre è là nel suo mondo, lui è Dio e gli altri alla fine chi se ne frega. Lei ha proprio questo senso cover di vittimismo, di depressione, di malinconia, però allo stesso tempo non lo vede, cioè ti attira con questo, però poi vuole le tue attenzioni a tutti i costi, mia madre. Cioè, ad esempio, lei non sopporta che io stia al telefono quando sto con lei. Capito. Non posso farlo. Cioè, non è che lo posso fare, ma molto, molto breve. Non sopporta che io magari non le racconti tutto per poi usarmele contro. Cioè, quindi Sì. abbastanza pesante come situazione. Però, tornando al loro rapporto, ecco, io raramente ho visto gesti di affetto tra i miei, raramente, proprio molto raramente. E quando li vedevo o in occasioni di ricorrenze o all'esterno, cioè perché eravamo fuori, e queste manifestazioni di affetto erano veramente molto quasi fastidiose, cioè mio padre che si avvicinava a mia madre quasi che un po' lo scansava oppure si metteva a ridere oppure quindi c'è sempre stata questa, non c'è mai stata una profondità nei sentimenti, ecco perché poi a maggior ragione leggendo dico cavolo, si parla proprio di narcisisti, cioè non entrano in profondità nei sentimenti, non c'era profondità nei sentimenti, non c'era attenzione ai tuoi sentimenti, come stai, stai bene, stai male, cosa senti, stai bene, hai la febbre, bene, non hai la febbre, stai bene, punto. C'era proprio freddezza in questo senso, quindi un rapporto molto, diciamo, c'era poco io adesso che ad esempio, ma anche prima voglio dire, io ho avuto delle relazioni, grazie a Dio come ti dicevo, non narcisistiche e anche un compagno che appunto mi ha aiutato. Però c'è coinvolgimento emotivo, cioè lui sa come sto e magari anch'io cerco di capire come sta lui, io pian pianino ho imparato, sto imparando tutti i giorni ad essere anche più ad avere più coccole nei suoi confronti, più atteggiamenti piacevoli nei suoi riguardi, più atteggiamenti anche, ad esempio una cosa che fa il mio compagno sempre, o quando mi vede al mattino, o se dobbiamo uscire, o quando ritorniamo, tutto è un bacio sulla bocca, Sì. così, molto Sì. pudico, davanti anche ai figli, cioè non è che ci nascondiamo anche. E i miei figli, quando ci abbracciamo, sono contenti. Io Sì. quando i miei genitori si abbracciavano non lo ero, cioè mi dava quasi atteggiamento un po' strano. Sì. Non credo che ci fosse una grande intimità tra i miei, anche se io so perché mia madre una volta me l'ha detto anche qual era il loro rapporto intimo, però, e non, ovviamente me lo tengo per me perché, però non c'era intimità, ecco, per intenderci, non si arrivava all'intimità, non si arrivava all'attenzione verso l'altro, non si arrivava all'attenzione fino in fondo verso l'altro, ecco, cioè perché a parole sì, ma non c'era coinvolgimento emotivo, per usare appunto una parola usata,
in questo senso, Cosa no? li teneva allora così uniti? Cioè uniti, insomma, cosa li spingeva l'uno o li ha spinti l'uno verso l'altro o Io me lo l'altra? sono chiesta tante volte. Io te l'ho già raccontato, cioè mi penso di averlo già detto nell'altra volta, ovviamente lo ripeto volentieri. Mia madre era stata un po' segregata da suo padre, quindi alla fine non poteva vedere persone, non poteva, quindi mio padre è stato il primo uomo, un bell'uomo tra l'altro, e senz'altro si è innamorata perché voglio dire, ma non ha potuto neanche conoscerlo, lei lo diceva sempre, io se l'avessi conosciuto magari appunto non me lo sarei sposato. Erano altri tempi, Sì. lei è rimasta, lui l'ha messa incinta, così me l'hanno detto Sì. loro, ed è vero, cioè così me l'hanno ripetuto più di una volta, l'ha messa incinta per tirarla fuori di casa. E quindi, sai, io sono stato un po' il frutto, ripeto, di questo, cioè non di altro. Cioè, e quindi mio padre, lui ha sempre detto, mio padre, che lui è sempre stato innamoratissimo di mia madre, è sempre stato molto innamorato di mia madre, molto coinvolto da mia madre e lui ancora oggi ti dice sono innamorato di mia madre. Non so se sia innamorato più della cucina di mia madre o del fatto che Sì. gli lavi, gli pulisca e gli faccia tutto quello che c'è da fare, anche compreso guidare, o se sia amore vero. Io lì, voglio dire, non vado oltre, però già dico qualcosa di importante, cioè Sì. cucina, lui si è buttato nel mangiare, quindi per lui è importante cucinare, per lui è importante mangiare bene, per lui è importante, mi dice se, non so, davanti a mio marito una delle prime cose che gli ha detto è ma tanto io mia moglie non la cambierei con nessun altro. Come Certo. se fossimo merci di scambio, no? Certo. Cioè come per dire che io ero meno di mia mamma, ok? Perché? Perché lei mi cucina, perché lei sa fare, cioè, capito? Cioè, voglio dire, infatti guarda, da quel Ma punto di vista il lì. suo senso di cura invece nei confronti della moglie? Ci sarà una qualche forma di cura o no? Loro si sono schierati negli anni contro mio nonno e adesso, senz'altro mio nonno non era uno stinco di santo, per carità di Dio, però io adesso è una riflessione che faccio tutti i momenti perché rivedo il film, questo credo di averlo anche già detto, rivedo il film che ho vissuto con mio nonno, cioè quindi questo rapporto conflittuale, lui è il colpevole, dobbiamo punirlo, dobbiamo riuscirci, dobbiamo fare insieme così. Ti sei bloccata? Connessione spersa. Cioè, ci Ti avevo siamo? persa, sì, stavamo dicendo appunto dei tuoi genitori che si erano un po' coalizzati contro il nonno. Sì, stavamo dicendo ai miei genitori che si erano un po' coalizzati contro mio nonno, quindi un film che io oggi rivedo contro di me, no? Quindi secondo me anche li ha tenuti un po' collanti, un po' di collante l'ha fatto anche questo. Senz'altro io penso che quello che mi disse mia madre anni fa fosse vero, cioè quando ero piccola fosse vero, cioè se fossero stati altri tempi e lei avesse avuto il coraggio, avesse avuto dei genitori dalla loro parte, mia mamma si sarebbe separata. E mio padre era veramente pesante, e anche adesso penso che sia molto pesante. E cosa li ha tenuti insieme? Mio padre ha sempre detto che per lui andava tutto bene e per mia mamma no. Quindi non lo so, cioè c'era questa dicotomia, questa disparità, però mio padre diceva che andava tutto bene anche il mio rapporto con lui, cioè lui mi diceva a me, ma se tutte le figlie femmine hanno conflitti con il padre, quindi è normale. Vabbè, se per lui era normale, infatti si Sì. vede come siamo arrivati. Credo che, ti dico, lui proprio perché io lo vedo, almeno dalle caratteristiche, poi per carità lo identifico come un narcisista over, lui comunque non si rendesse proprio neanche conto e in un certo senso se ne fregasse anche un po'. Mia madre portava a casa i soldi, non era lui che portava a casa i soldi, anche lui, anche mia mamma, cioè mia madre, però lui all'inizio, sono successe anche adesso mi fai venire in mente delle belle liti all'inizio, perché mio padre una volta, mio padre non la lasciava andare da sua mamma, per esempio, no? Non voleva che lei prendesse la macchina all'epoca, andiamo indietro quando ero molto molto piccola, per vedere sua mamma che stava male, stava morendo, poi è morta.
E lei invece prendeva e andava lo stesso. E allora una volta lui le ha portato via l'orologio, poco l'oro che aveva e così via. E quindi mia madre poi da lì ha chiesto la separazione dei beni, perché loro quando sono sposate avevano la comunione dei beni. Cioè, per dirti che il rapportino non era proprio un rapportino di quelli. Sì, tanto. Ecco, ancora oggi hanno tutto separato e conti correnti e tutto. L'unica cosa che hanno fatto è appunto è quando sono venuti qua che stranamente si sono messi insieme, però voglio dire, hanno sempre avuto molto distinto e soprattutto nessuno dei due doveva sapere dell'altro. Però cosa curiosa in effetti è che loro ti hanno seguito o inseguita lì, che insomma da un certo punto di vista è comprensibile perché a una certa età magari pensano chiaramente la vecchiaia ad avere, cioè loro ecco, No, hanno fatto guarda questo Lori, calcolo. credo che l'abbiano fatto, scusa se ti interrompo, Sì, sì, credo che sì. l'abbiano fatto principalmente per una questione di nipoti, Ah, perché io a questo punto non dico che non gli servissi più, però loro stanno cercando, ed è un altro, come ti dicevo, un altro argomentone molto grosso, della sì. quale ho letto molto perché mi sono accorta che venivano usati i miei figli per mettermi contro. E quindi ho dovuto spiegare ai miei figli certe dinamiche. Ovviamente non gliele ho spiegate dall'oggi al domani in una maniera brutale, ho solo spiegato che, anche perché i miei figli si rendevano conto e mi dicevano perché i nonni si comportano diversamente con noi rispetto che con te, questo credo di aver anche già detto. E quindi ho dovuto spiegare delle dinamiche e poi ho detto subito, guardate, bambini, ho detto che quando crescerete, infatti la soglia è arrivata dopo 5, 6, 7, 8 anni, adesso ne hanno quasi 11 quasi 13, ho detto, quando crescerete vi rendete conto perché i vostri nonni vi continueranno a trattare come se foste bambini piccoli. Sì. E succede così. Cioè per loro è come se non cresci mai, capito? Sei sempre sotto la loro protezione, loro devono sempre dirti quello che devi fare, quello che non devi fare, o consigli non chiesti, perché alla fine Sì. spesso anche tra l'altro solo a prodomoloro, scusami. Cioè anche quando ho detto io voglio fare questo salto, provare e vedere com'è, vado via, torno, vado e torno, mio padre mi dice fallo quando io sono morto. Ho detto sì, devo aspettare che tu sei morto, io non vado più via. E lì e purtroppo sono stata anch'io e anche mio marito, il mio compagno, che mi hanno detto vabbè, voi potete venire perché alla fine il posto delle Canarie è visto come un posto, adesso meno, molto meno, però un posto dove prima vengono gli anziani a svernare e dopo magari gli vengono dietro i figli o i nipoti, no? Sì. Io qui ho fatto proprio il contrario e per loro è stata una roba, forse questo l'ho già detto, insomma devastante, perché ho preso, anche quando sono andata a Milano, cioè voglio dire, ho preso delle decisioni che a loro non stavano bene. Io sono stata a Milano e mio padre diceva tu hai abbandonato tua madre e tua madre piange tutti i giorni, quindi capisci bene che se tu cresci in un clima di senso di colpa perenne, io ancora oggi, qualsiasi cosa io faccia, soprattutto se poi ha a che fare con i miei, io mi sento una vocina dentro che mi dice, ma tu dove vuoi andare? Ma tu come stai? Ma tu perché ti hai i capelli lunghi, che non li abbiamo mai voluti i capelli lunghi? Perché ti sei fatta rossa, che il rosso non lo abbiamo mai voluto? Cioè, da piccole Quindi cose a anche grandi tu cose. sei costretta a un perenne stato di figlia perenne, insomma, questo è un po' il ruolo con cui devi sempre avere a che Sì. fare in qualche modo. Ma questa vocina secondo me la sentiamo tutti, chi ha avuto dei genitori narcisisti. Narcisisti secondo me mi può capire e per quello io voglio parlare, perché voglio aiutare veramente, io ultimamente, questo forse l'ho anche già detto, ne ho incontrati tanti di persone che hanno avuto tanti, ne ho incontrati diversi di persone che hanno dei genitori problematici, a volte anche appunto narcisisti. E vedo che le caratteristiche sono molto simili e a volte sapere di non essere da soli aiuta veramente tanto. A volte sentire dire le cose che ti succedono, dici cavolo, ma come? Ma com'è che io penso di essere io l'ho sbagliato e magari sono io il paranoico e poi invece sento che quest'altra persona si sente come me.
Hanno un modus operandi abbastanza così uguale, cioè perpetrano delle cose tipo appunto le critiche sottili, e tu se cresci in questo clima comunque te le senti che comunque c'è qualcosa, devi lavorare veramente tanto su te stesso e soprattutto l'unica cosa è appunto tenerli lontani, che non sempre è possibile. Però ecco, Monica, una cosa, la grande tua fortuna, chiamiamola fortuna, ma è anche un frutto della tua, come dire, personalità, della tua capacità, del tuo percorso, evidentemente, è quello di aver incontrato un uomo che non è narcisista, insomma, da quello, no, che capiamo. E quindi, Sì. voglio dire, e questo secondo te, ecco, come è avvenuto questo incontro? Cioè, è un caso il fatto che tu, ecco, appunto, abbia incontrato un uomo che non è a sua volta narcisista, come capita invece spesso per chi ha genitori narcisisti? Ecco, magari se ci puoi dire un po' questa cosa che Beh, sicuramente è utile. senz'altro è stata una fortuna, per carità, però io ti dico, io non credo di aver mai incontrato persone narcisiste, però io, forse questo è nuovo, te lo dico proprio, col tempo ho capito da qualche anno che io quando ero giovane avevo paura. Io ho avuto delle relazioni importanti prima, serie, sì, con uomini veramente, uomini, due alla fine, cioè niente di particolare, quelli importanti sono stati veramente due, loro lo sanno, con la quale io ho avuto una bella relazione, ma che è finita perché io avevo paura. Io avevo veramente paura, io avevo ripeto, una paura incredibile di trovare una persona che fosse, io all'epoca pensavo come mio nonno, però in realtà voglio dire, vedo che insomma mio nonno o i miei nonni o i miei genitori, cioè insomma mio padre, io avevo veramente molta paura ed ero in uno stato perenne di allerta. Per me il fatto di avere una relazione stabile, duratura, impegnativa, cioè di dire adesso magari possiamo andare oltre, no? Vediamoci il sabato sera piuttosto che, quindi andiamo oltre e magari formiamo anche qualcosa d'altro, mi faceva scappare, letteralmente. Che cosa è successo? È successo che innanzitutto, forse non so te l'ho già detto, io ho trovato appunto il mio compagno Giacomo che ha 12 anni in più di me e questo non ho mai avuto una storia una storia con persone molto più anziane, scusami, più grandi di me, più mature di me. Io ho sempre avuto, però vedevo anche questa immaturità da parte dei maschi e io sapevo, cioè, era secondo me l'istinto che mi diceva che io avevo bisogno di una persona stabile, una persona con i piedi ben piantati, una persona molto che mi desse veramente una sicurezza, perché prima o poi avrebbe dovuto prendere mano, avrebbe dovuto aiutarmi a prendere mano a una situazione che era più grossa di me. Sì. Io credo, adesso non so, io mi sono data questa spiegazione, magari illogica e irrazionale, perché non è che l'ho razionalizzato, hai capito? Però secondo me proprio questa mia paura, questo mio stare attenta e guardare molto e purtroppo anche scappare a un certo punto ho detto non posso continuare a scappare, cioè, poi è stato anche un po' effettivamente anche il caso, per carità, che ho trovato una persona che era un amico, perché all'epoca ho iniziato come amicizia, con la quale stavo molto bene e mi piaceva anche, per carità, però era anche molto, cioè 12 anni di differenza, è vero che ci siamo conosciuti che dopo i 30 anni, quindi la differenza non era poi così abissale, insomma, perché non è tantissimo, eh. Io poi sono anche una, insomma, non sono facile, nel senso che sono una persona che, come vedi, insomma, ho un carattere anche un po', ho sempre bisogno di stimoli, ho sempre bisogno di fare, ho sempre bisogno di, e credo che mi sia anche dettato dal fatto che appunto abbia avuto anche dei traumi emotivi quando ero piccola, quindi anche devo dimostrare probabilmente a me stessa di qualcosa, no? Infatti mio marito dice sempre, il mio compagno dice sempre, ma perché non stai ferma? Perché probabilmente devo dimostrare qualcosa e poi vabbè ho questa grande passione per l'arte in generale, quindi che per me sfocia dalla musica al teatro, al cinema e quindi l'interpretazione è sempre stata per me una cosa meravigliosa e che grazie a Dio riesco a fare adesso.
Credo che, ti dico, ci sia stato un po' di raziocinio e anche colpo di fortuna. Perché molte incontrano narcisisti? Beh, perché è un loop emozionale nella quale cadono, ed è inevitabile, le capisco, perché tu alla fine hai avuto quell'esperienza lì e noi femmine cerchiamo sempre di trovare l'uomo innanzitutto che somigli a nostro padre, e io invece era il contrario, cioè non volevo uno che assomigliasse a mio padre, quindi ce l'avevo ben chiaro. Sì. Cioè io ce l'avevo ben chiaro questo, con tutto il rispetto, che io penso di assomigliare più a mio padre che a mia madre, tanto per dirti, con tutto il rispetto e il volergli bene, per carità. Ehm, Credo che, e poi credo che la donna abbia il senso della croce rossina, cioè questo senso della croce rossina. Allora lo dico già a mia figlia, io ho una figlia, il senso della croce rossina, ragazze, scordatevelo, perché l'uomo non si cambia e neanche la donna, quindi potete così amalgamarvi, ma non assolutamente cambiare. E molto spesso l'uomo, soprattutto se narcisista, si presenta molto bene. Già, già. Anche. Quindi il senso della croce rossina e il senso di principe azzurro. E molto spesso l'uomo narcisista si presenta come bello, importante, di successo, io sono e tu non sei niente, però quella fase lì viene dopo, no? La fase svalutante. Ecco, una cosa che mio padre aveva e ha, perché mio padre ha sempre svalutato tutti in famiglia, compreso mia madre, cioè non capisci niente, ma dove vuoi andare, ma cosa vuoi fare, ma figurati, per quel posticino che c'hai, erano due dipendenti pubblici, quindi non è che stiamo parlando dell'imprenditore, voglio dire, di chissà che cosa, cioè erano due dipendenti pubblici che grazie a Dio, voglio dire, hanno coronato il loro sogno di essere dipendenti pubblici. Non ce l'hanno cavata con me, perché io non volevo fare il dipendente pubblico, ma questa era una cosa mia. E punto, mi fermo lì. Ecco, un'altra cosa che li ha caratterizzati sempre, una cosa che io vedo, è la falsità. Quindi falsi tra di loro, non voglio dire che qualcosa di sentimenti secondo me ce l'hanno, adesso soprattutto che sono più anziani, secondo me li vedo anche più amalgamati forse di prima, o forse sarà perché non li frequento proprio, li vedo un po' più uniti almeno da qualcosa, che può essere appunto forse l'anzianità. Mio padre gli ha detto, disse a mia madre poco tempo fa, e disse, ah, per fortuna che ci sei tu che mi curi, perché altrimenti sarei da solo. Cioè l'utilitarismo, ecco, di mio padre, del narcisista cioè proprio si vede ed è così. La falsità quotidiana, perché allora si dice no, il narcisista è anche un infedele. Mio padre da giovane ha fatto senz'altro qualcosa. Adesso mia madre non ha mai voluto approfondire, però c'è stata una che appunto gli girava attorno e lui probabilmente insomma ne approfittava e mi disse una volta una frase infelice quando io ho avuto la figlia, ho avuto appunto mia figlia, che mi disse: no, ma sai, tradire è molto bello quando nessuno ti scopre. Una frase del genere, che forse non si ricorda neanche di aver detto. Però sono cose che ti fanno capire che, insomma, senz'altro i fatti suoi se li ha fatti da giovane, non che sia andato tanto lontano perché non aveva né i numeri, non che non fosse bello, era un bell'uomo, erano altri numeri, né le possibilità, e lì mi fermo. Perché appunto il narcisista è tutto fumo e niente arrosto, insomma, diciamocelo, ecco. Molto spesso è così, poi dopo non lo so, magari che dicano altri che hanno altre esperienze. Però questa falsità e questo farsi un po' gli affari propri, sì, cada uno secondo me aveva un po' la loro vita.
cioè la loro vita che non era solo lavorativa. Non sto parlando di altre relazioni, sto parlando proprio di devo andare perché mi devo fare il mio giro, mi devo fare le mie cose, il che non è negativo, perché in una relazione non è che si possa sempre stare insieme, per carità. Però era più della serie io faccio un po' gli affari miei e faccio un po' le mie cose. Mio padre, con la scusa poi degli scacchi della dama, e forse non so se te l'ho detto, era anche un campione di scacchi e di dama, insomma, forse l'ho anche accennato. Lui aveva da andare alle tornei, faceva le serate fuori, tornava sempre a un orario decente, non che facesse delle grandi cose, credo di no, però insomma non lo sai. E poi alla fine mia madre, se devo dirti la verità, se n'è anche sempre un po' infischiata, cioè nella serie proprio chi se ne frega. Quindi proprio due mondi diversi, e questo lo vedo, cioè lo vedo anche adesso, lui interessato a certe cose, lei interessata a delle altre. E in questo perenne, e qui appunto mi ero presa appunto alcuni appunti, in questo perenne equilibrio strano. E io lì ho sempre detto, e sono d'accordo, sono convinta che in una famiglia gli equilibri siano strani e cada uno nel rapporto di coppia ha i propri equilibri intoccabili, perché appunto sono equilibri che cada coppia ha e sono loro, cioè cada uno c'ha le proprie e non li Equilibrio nello giudico. squilibrio, quindi. Equilibrio nello squilibrio. Infatti, cioè, e non li giudico per questo, però era un equilibrio strano, un equilibrio squilibrato, quasi come se entrambi, forse più mia madre, si rendesse conto che alla fine, o anche lui si rendesse conto che c'era qualcosa che non andava, però in questo disequilibrio alla fine c'erano delle cose che comunque dovevano andare in quella maniera lì, cioè anche se è un disequilibrio, è il nostro equilibrio, punto. Sì. Sanno di essere in una relazione disfunzionale, ma non se ne vanno, cioè nella loro relazione disfunzionale certe cose vanno bene così, ecco, vanno bene così e devono andare così. Tu pensi quindi che la mamma avrebbe comunque trovato altre possibilità, cioè che comunque sarebbe scappata, se possibile, se avesse avuto la possibilità da questa relazione, e avrebbe magari cercato qualche altra situazione? Lei mi ha sempre detto così, lei mi ha sempre detto così e io sono cresciuta nella convinzione che quando poi ci sarebbe stata l'occasione, forse cioè, io ti dico, per farli star bene, non sto parlando di volerli far star male, ma per farli star bene, io speravo che si sarebbero separati, perché anche mia madre diceva, ma tu dopo come fai? Io dopo come faccio? Cioè, forse evito di sentire due genitori litigare continuamente, no? Sì. È una cosa devastante, sentire dei genitori che litigano continuamente. Io sono perfettamente cioè io ho una mia opinione del rapporto di coppia. Io penso che il rapporto di coppia per sempre non è naturale, non sia naturale. Dico una cosa molto forte, ma non sia naturale. Cioè, se due persone riescono e stanno bene, meglio per loro. Però non è una cosa naturale, c'è stata una cosa anche che ci è stata un po' imposta dalla Chiesa, adesso non voglio poi arrivare a un argomentone ancora più forte, però c'è stata un po' imposta dalla società. Due persone non devono stare per forza insieme se non vanno. E io dico, signori, se litigate in continuazione, ed è vero, i figli non possono star bene. Meglio due genitori separati ma felici che due genitori infelici in coppia. Lo dico apertamente e sono disposta anche a farlo se appunto, perché mi è successo di avere, voglio dire, anche dei momenti di scontro con il mio compagno e ho detto non c'è niente di male se voglio dire, due persone si separano. È ovvio che erano altri tempi e li capisco. Mia madre diceva, lei aveva paura dell'opinione degli altri, aveva paura del giudizio degli altri, quindi non l'avrebbe mai fatto. Però, insomma, avrebbe forse adesso, scusami se lo dico, adesso forse avrebbe una figlia. Mm.
Sì. E avrebbe un rapporto diverso anche con i nipoti, secondo me. Lei se si fosse separata, dico una cosa forte, ma lo penso davvero, avrebbe un rapporto diverso con me, perché in un certo senso avrebbe incontrato un'altra persona, non ovviamente speriamo un narcisista, magari l'avrei aiutata in maniera diversa, e magari avrebbe ottenuto un equilibrio un pochettino meno strano e meno rancoroso, che adesso deve sfociare in un capro espiatorio, ed essendo in tre, cioè, c'hai poco, no? Sì. Cioè, ci sono io, appunto, cioè, è lì. Ma Infatti, anche prima di tutto con se stessa avrebbe avuto un poi tutto con rapporto se migliore. stessa. Credo di sì, però non lo so, per carità, lei magari se mi sentisse dirlo mi mangerebbe, però io glielo direi proprio volentieri, direi tu adesso avresti un rapporto almeno con tua figlia, magari avrai anche un rapporto diverso con mio padre, capito? Adesso invece sono un impasto unico e ti intontiscono, ma lo fanno anche con i miei figli, cioè non mi viene, ti Capisco. intontiscono l'uno con l'altro e alla fine ne esci in questo gaslighting, parola molto usata, ma è così, perché poi no, io non l'ho detto, ma come l'hai detto? No, ma c'è testimone tuo padre che non l'ho detto. Prendi un testimone che sia un pochino diverso, perché cioè, ormai cos'è? Cioè, vi unite contro, poi però anche loro due sono un continuo scontro. E quindi io dico, ma come si fa a fare un rapporto di coppia in quella maniera Ma lì? forse loro non conoscono, non sono in grado neanche di conoscere un altro modo di stare insieme. Forse non Sì, è è così. proprio l'aggressività, diciamo, lo stato puro, magari proprio loro non riescono a trovare altri modi per comunicare tra loro, cioè è un po' un surrogato di una comunicazione più profonda che manca. Guarda, io dico, ho notato questo, che dalla morte dei miei nonni loro hanno preso i difetti e loro hanno perpetrato lo stesso rapporto, rapporto di coppia che avevano i miei nonni. I miei nonni avevano rapporti conflittuali, Mm. quindi i miei nonni paterni avevano questo rapporto conflittuale, sempre appunto di battibecchi continui, come sta Sì. perpetrando mio padre, mia madre, e poi vabbè, la mamma di mia mamma è morta quando io ero ancora piccolina, però voglio dire inesistente, un rapporto appunto inesistente, ma altro che conflittuale, cioè probabilmente mio nonno era appunto non so neanche se narcisista, però sicuramente il caratteriale, il caratteraccio che faceva gli affari suoi, e mia nonna la vittima che è appunto sacrificale, che stava in casa segregata e tutto. Quindi lei ha un po' perpetrato, si è rivista un po' nell'immagine di sua madre e quindi sottomessa, però allo stesso tempo lei dice che non si sottomette, però alla fine il Deus ex machina è mio padre, cioè c'è poco da fare, cioè quello che decide lui, insomma, a parte che anche mia madre adesso ci sta dando una bella mano perché, come ti dicevo prima, poi alla fine si manipolano un po' a vicenda, Sì. secondo me, in una manipolazione ormai quasi surreale e nella quale sinceramente io ormai non riesco più ad entrare, cioè alzo le mani e dico basta, quello che ho appunto detto, basta, adesso io anni fa dissi a mia madre, quando lei mi disse, ero ancora appunto, avevo poco, forse quasi 30 anni, o poco meno di 30, sì, 24, 25, insomma, quando sono cominciato a diventare indipendente economicamente. E lei gli ho detto adesso puoi separarti e mi disse no, no, ma adesso è troppo tardi. Poi quando ero incinta di mia figlia mi disse anche, sai, io ho provato, mi sto messo in questi anni contro tuo padre, però cancella tutto, ho sbagliato, tuo padre poi alla fine è una brava persona e quindi cancella tutto. Cioè, ho detto, come cancello tutto? Vabbè. E lei appunto, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo appunto quando io le dissi adesso ti puoi anche separare e lei disse no, adesso è troppo tardi e alla fine poi tu avresti ancora bisogno perché io avrei ancora appunto, quindi questo senso di colpa e io lì appunto mi rallaccio a quello che stavo dicendo,
Le dissi, ok, allora d'ora in avanti però non mi parli e non ti lamenti più e non mi dici più di tutte le lamentele che hai contro mio padre. Cioè, adesso d'ora in avanti ti arrangi. Certo. Ci ha provato ancora, ma tuo padre, gli ho detto, guarda che ti ho già detto che adesso non ne voglio più sapere, perché se io ti posso aiutare, ma adesso come ti aiuto? Continuando a sentire il vittimismo, tuo padre non ha fatto, tuo padre non ha detto, tuo padre, tuo padre, tuo padre. Io no, basta. Ho detto, adesso te lo tieni, Sì. adesso te lo tieni. Sì, E certo, anni fa, a una sì, certa età diventa difficile in effetti, no? Dopo tutta una vita in cui di incastri tra di loro, di per assestamenti. carità, lo capisco, però dopo non sono sempre io la valvola di sfogo. Certo, ovvio. Ovvio, basta. E anni fa, quando appunto sono iniziati poi gli scontri ancora più forti, più pesanti, perché si vede che andando via io ero già andata via di casa, per carità, però ero sempre in casa, no? Avendo fatto una famiglia, avendo fatto dei figli, probabilmente lei ha sentito questo distacco ancora più grosso e si è appoggiata ancora di più a mio padre. E quindi sono diventati, è lì che secondo me hanno cominciato ad amalgamarsi e a diventare una cosa unica. E quando è stato, mi ricordo, uno scontro forte, uno dei tanti scontri forti che ho avuto con mio padre, io le dissi proprio in faccia, adesso questa l'hai voluta tu e adesso te la tieni tu questo scontro l'hai voluto tu e adesso basta, cioè adesso ti tieni le conseguenze. Sono stata un po' forte, lo so, però secondo me, ecco, non hanno mai pensato al bene o al male che potevano fare agli altri, in questo caso a me. Hanno sempre pensato esclusivamente a loro stessi e quindi il rapporto è diventato quello che è diventato, insomma. E c'è stato, cioè sembra che non ci sia proprio quasi stato uno sprazzo di affettività, di amore, ma c'è, ecco, non so, proprio un momento che magari sei riuscita ad intravedere qualcosa da questo punto di vista, sia nei tuoi confronti che tra di loro, o proprio... Ma qualche sprazzo, sì, beh, io non è che mi odino, cioè non penso che mi odino, penso che sia proprio nella loro patologia questo, cioè il fatto di sentirsi criticati e quindi come tale si devono difendere, quindi come tale io divento il capo espiatorio perché comunque li metto contro, di fronte a una realtà che loro non vogliono accettare. Non solo, il figlio non viene accettato per quello che è, il figlio deve fare le cose come dicono loro. Io non l'ho fatto, anche se non ho fatto cose negative e quindi non hanno mai potuto, secondo me, darmi contro a livello sociale. Però non ho fatto quello che magari loro si sarebbero aspettati per certi versi, quindi dipendenti. A parte che mio padre, voglio dire, quando sono diventata commercialista, mio padre mi disse: Hai sbagliato tutto perché dovevi fare il dipendente pubblico. Ti pareva? Vabbè, ti pareva. Quando mi sono laureata, mi disse dopo poco, venne fuori una scritta su un giornale che disse che lui si era laureato in scacchi. Mi disse: Vedi, anch'io mi sono laureato, quindi che ci vuole? Ci vuole mica niente a laurearsi. Così come quando io sono stata, vabbè, ho avuto un periodo anche che non sono stata bene a 20 anni, ho avuto 2 anni di una influenza che adesso ho capito anche che cos'era, all'epoca pensavo che fossero le tonsille, insomma, e non sono stata bene per 2 anni che avevo questa febbriciatola, non mi sentivo stanca, non stavo bene e ho avuto un po' di problematiche, insomma, non capivano il perché, però mi hanno fatto diverse analisi e lui si è fatto analizzare tutto perché ovviamente doveva pensare ad avere lui qualcosa di brutto e non io, insomma. Quindi è veramente un po' il rapporto tra di loro. Io ti ho detto, all'inizio ti ho detto, qualche cosa di sprazzi li ho visti, erano soprattutto durante le ricorrenze, erano durante magari quando si era in compagnia, quei rari momenti di compagnia, perché non è che abbiano mai avuto delle grandi conoscenze, amicizie, cioè molto isolati. Mia mamma è una che si isola molto. Mio padre è già uno di compagnia, ma da bar, quindi con le compagnie anche un po' superficiali, passami il termine, no?
quindi mai questo coinvolgimento con gli altri. Ci sono state qualche coppia con la quale abbiamo avuto qualche rapporto in più, si andava fuori a cena, così, e in quelle occasioni magari qualche manifestazione di affetto c'era, ma anche nei miei confronti. È diverso il rapporto che i narcisisti, generalizzo, però anche i miei avevano in casa piuttosto che fuori. Sì, sì, Mm. È certo. molto diverso. In casa ti guardano con altri occhi, ti rispondono con altri occhi. Non poco tempo fa, ti faccio questo esempio, ma è sempre riferito a me perché poi alla fine cosa vuoi? Appunto mi sono presa appunti per dire e per parlare del loro rapporto, però insomma ovviamente ho più fresco il rapporto che io ho con loro, no? Poco tempo fa mi hanno portato a conoscere una persona, un professionista, non dico appunto per un motivo, appunto così, e parlavamo di una cosa tecnica per appunto una roba di immobiliare. Sì. Parlavamo di questa cosa, questo è italiano anche se è qua, mi hanno chiesto di partecipare, ovviamente chiesto di partecipare, ma poi è come se io non ci fossi e quindi io faccio anche un po' fatica a star zitta, un po' se lo vedi, quindi vabbè, mi sforzo perché con mio padre è lui e basta, qualsiasi cosa dici, anche quello che dice mia madre viene criticato, quindi alla fine è tutto un battibecco anche lì in continuo. Ci stiamo per salutare, mio padre dice guarda, guarda che bella figlia che ho. Io lo guardo. Ho detto, ma che figure mi fai fare? Cioè, a parte che ho quasi 50 anni, questo è anche più giovane di me, cioè quindi non ho 20 anni, che lo facevi quando avevo 20 anni. Ma voglio dire, e a 20 anni forse, vabbè, ma adesso sono mamma, Sì. per carità, cioè, ho un altro ruolo, cioè voglio dire, ma perché mi devi dire queste cose? Oh, ma ti ho fatto un complimento, sì, ho capito, ma però fuori mi dice così, in Sì. casa sei più stupida che bella. Ti ricordi, no? Cioè, non so se lo ricordi perché ovviamente fai tanti video, per carità, e anzi fai Sì, sì, bene, sì, però dico certo, appunto certo, questa ricordo. famosa frase, ma sei più seria, sei bella, cioè delle frasi che tu, quindi non c'è mai un complimento in casa, è sempre esterno. E ho notato che questa cosa mia mamma negli ultimi anni ce l'aveva molto con me, nel senso che davanti agli altri mi trattava in una maniera, quando c'eravamo io e lei mi guardava con sufficienza dall'alto al basso. Quindi c'è anche questa forma, se posso permettermi, di invidia che io dicevo tra me e me, ma sembra quasi che sia quasi come un'invidia tra femmine. E dicevo, ma è impossibile. E andando a vedere appunto nei vari libri, nei vari articoli anche su Google, invece esiste anche l'invidia delle madri verso le femmine, che è Sì. una cosa che per me era impensabile, te lo giuro, eh. Cioè, se non un'invidia positiva, perché voglio dire, mia figlia, io dico sempre, tu sei più bella di me, quindi voglio dire, Sì, certo, magari, voglio dovrebbe dire, essere, sì, orgoglio, semmai un senso di orgoglio. infatti. Invece no, e ti dico, quindi lui è sempre stato un marito svalutante e aggressivo. Ecco, però io ti amo. Ma io stravedo per te, io vedo solo te, io ho solo te e anzi, io sono innamoratissimo di tua madre. Però credo che questo sia un atteggiamento normale, no? Almeno cioè lo sento, lo vedo nei narcisisti, ecco, questa superficialità con la quale dicono le cose, no? Sì, sì, Cioè, sì. quindi questo dire le cose ma poi manifestarne completamente delle altre, insomma. Io penso che mio padre fosse a sua maniera, e penso che lo sia a tutt'oggi, a sua maniera innamorato di mia madre, o comunque affezionato a mia madre, come lei lo è con lui adesso più di prima, perché Sì. dopo una certa età, voglio dire, diventa quasi, anche se credo che la vita di coppia per loro sia un inferno, cioè, per mia madre sia un inferno, proprio un inferno, perché comunque è una persona che ha sempre
qualcosa da dire, anche proprio è caotico, confusionario, è molto, invecchiando poi non è che mi si migliora, voglio dire, e non è una persona tranquilla e calma, mio padre, è tutt'altro, è proprio il contrario. E quindi non è facile, secondo me, per una psiche abbastanza provata come quella di mia madre, trovare un equilibrio, una stabilità e una pace. Credo che sia un po' dura. Però dall'altra parte, e questo per dire, dall'altra parte, lei ha sempre usato questo vittimismo e ha sempre appunto cercato sempre di dire a quello che ho sofferto io non l'ho mai sofferto nessuno, e mio padre invece è uno che in un certo senso un po' la stimola, perché altrimenti sarebbe stata, secondo me, in un loop continuo di depressione, di ansia. Lei ha sofferto d'ansia, anche mia madre, soffre d'ansia mia mamma, perché appunto ha delle cose dentro che secondo me non ha risolto. Però ecco, in un certo senso l'ha spronata, ma non l'ha mai capita fino in fondo, non ha mai capito fino in fondo, secondo me, che proprio perché per la sua incapacità di andare oltre, di mio padre, non è mai riuscito, secondo me, a capire che mia madre aveva bisogno di qualcosa d'altro in più. Sì, e del resto forse anche tua mamma ha perso un po' dei termini di paragone, cioè lei magari non non riesce neanche più ad immaginare come potrebbe essere più serena, felice, ormai si è un po' abituata a Sì, questo si è mondo. assuefatta completamente, completamente assuefatta. Mm. Poi un'altra caratteristica dei narcisisti over, cioè di mio padre, e questo anche perché appunto leggendo, voglio dire, è una cosa che si ripercuote, infatti è una cosa carina perché, ecco, è questo, lui è sempre stato ostacolato dalla famiglia. Cioè, lui è sempre stato quello che dice: se io non avessi avuto voi, io sarei in giro per il mondo a scoprire il mondo. Ah. Uno che non ha mai messo fuori il naso dalla porta, se non forse per andare a giocare a scacchi nei vari paesi. Cioè, quindi veramente. E lui, poco tempo fa, andiamo indietro, forse anche un annetto, hanno conosciuto una coppia così al bar, mentre eravamo lì perché appunto uno dei rari momenti, però appunto io ero in silenzio completo perché non si può parlare, cioè proprio qualsiasi cosa viene usata contro di te. E questa coppia si è avvicinata, si sono messi a parlare e mio padre in 5 minuti gli ha spiegato che lui era un viaggiatore. Ah, ho capito. Noi viaggiavamo tantissimo, poi siamo venuti qua e noi siamo venuti qua, cioè, orgoglioso di essere venuto qua. Quando me ne ha dette, Lori ne diceva di ogni del fatto che io fossi venuta qua. Ecco, adesso dice no, ma hai fatto bene, ok, però ce l'ha ancora con me. E in una frazione di secondo, in qualche secondo, gli avrebbe detto no, perché il discorso è stato questo: per i figli si fa tutto, sì, anche comprare delle case. E visto che questi signori mi avevano appena chiesto appunto, ma tu come sei? Ho detto sì, ho comprato qua appunto vicino, Sì. gli ha fatto intendere che mi aveva comprato casa. Che sarà stato lui, insomma, quello che aveva Che mio comprato. marito, quando gliel'ho detto, ho detto, ma perché non hai detto? Perché l'ha lasciato intendere, non gliel'ha detto, Sì, perché se sì, glielo sì. dici, lo so papà, guarda che Ah, no, c'è certo. qualcosa che no, non va. Mm. No, non è vero. Invece no, sì, certo, si fa tutto per i figli, anche cioè, l'ha lasciato intendere in una maniera che ti giuro, io ho detto, mamma mia, Mm. e adesso cosa dico? Sì, Niente, ti ha fatto fare anche una zitta. figura, insomma, di quella che... Sì. Beh, effettivamente i genitori per i figli, voglio dire, normalmente, voglio dire, li aiutano, no? E normalmente, per carità. No, mio padre fece il conteggio di quello che mi aveva dato, cioè 385.000 euro. Mio padre ha fatto il conteggio da quando sono nata, lui ha tirato fuori 385.000 euro. Mm. Poi vabbè, Beh, bravo comunque a vabbè. fare tenere il conteggio.
Non lo so da dove, perché Non so dove ho assolutamente. sentito che un calcolo medio di quello che i genitori spendono per un figlio è circa 600.000 euro, una cosa del genere. Adesso tu sei, Allora mi è andata bene, allora mi è andata bene. sai Ha come risparmiato non con so. me. Ma credo che abbia fatto il conteggio dei pannolini, del mangiare, non lo so, credo che abbia fatto un conteggio strano tutto suo. Infatti quando me l'ha detto, cioè anzi l'ha detto al mio compagno, insomma, ha detto, lui mi fa, pensa, hai 385.000 euro in più che non sapevo che tu avessi. Ho detto, ma pensa, neanch'io. Cioè, vabbè, dai, lasciamo perdere. Cioè, voglio dire, queste poi sono cose che, insomma, sono poi. Loro però hanno questa cosa di vivere, secondo me, in un altro emisfero, in un altro mondo, in un'altra Sì, dimensione. E il loro è un equilibrio veramente molto strano, precario, fagocitante, perché appunto ti assorbe, ti devasta. Io ti faccio l'esempio, poi per carità non voglio tenerti troppo, per dirti appunto nella mia famiglia, il fratello di mio nonno, sua moglie era diventata muta, ah, ma non era muta, cioè come trauma, diciamo. come trauma. Mm, Si narra che lei avesse smesso di parlare mm, completamente però, e lei non era muta. mm, pensa. No, devo dire che voglio dire, non li voglio, cioè li voglio anche un po' spezzare una lancia su di loro. Senz'altro tutti questi, chiamiamolo manipolatori, narcisisti, insomma, chiamiamoli borderline, cioè hanno avuto senz'altro dei traumi a loro volta e credo che i psicologi abbiano molto da lavorare su questo e molto da imparare anche su questo, perché sarebbe veramente una cosa, cioè ci sarebbe da fare dei gruppi, cioè io sto pensando veramente a aiutare queste persone, aiutare i figli di queste persone, perché alla fine è veramente un loop altrimenti, cioè è un perpetrare gli stessi errori ed è inevitabile questo, perché tu hai davanti queste cose. E ripeto, se non fosse stato perché mio marito mi ha messo davanti a mio compagno, mi ha messo davanti a determinate cose, a dei libri che io ho incominciato poi pian pianino a vedere una realtà, ma Lori, te lo giuro, e tu forse magari lo sai anche tu, è una sofferenza unica, cioè è veramente una sofferenza Certo. straziante che a volte la gente non ha il coraggio di fare, perché vuol dire veramente uscire dal suo stato di comfort, perché io magari dico io, se non avessi letto tanto su certi argomenti, se non avessi studiato tanto, se non avessi visto tanto, magari rimanevo anch'io in questo equilibrio precario, un equilibrio che magari era sfociato poi a esplodere, perché come vedi è una situazione la mia che insomma con l'anzianità non poteva sicuramente migliorare. Però qualcun altro magari in questo equilibrio riesce a starci, perché magari ha la madre così, ma il padre che lo aiuta. Mia madre, io ho sempre pensato che mi aiutasse. Quando ho capito che mia madre mi era contro, allora ho detto no, allora c'è qualcosa che non va. Diciamo che tu non sei tra i più, perché avendo avuto dei genitori come questi, così, con tutti i loro ovviamente anche pregi, e, insomma, non vogliamo Sì. togliere anche la loro umanità, comunque in qualche misura hanno sempre dato la luce a una donna come te, quindi insomma, tanto di cappello, ecco, no? Però Vabbè, per carità, adesso qualcosa di positivo penso anch'io, qualcosa ce l'hanno e non voglio poi colpevolizzarli ed essere, però credo veramente fermamente nel dialogare, nel parlare a queste persone che hanno come noi, come me, vissuto delle cose per dare una spiegazione. Io non sono ancora riuscita a voltare pagina perché ce li ho troppo agguerriti, ce li ho troppo addosso, ce li ho troppo contro. E quindi non riesco ancora, però ci sarà un momento, un giorno in cui riuscirò a voltare pagina e lo riuscirò a fare solo con la consapevolezza di quello che loro hanno passato e dicendo ok, sono stati così, li perdono, questa è una fase ovviamente finale che forse con la quale forse non arriverò mai, non lo so, perché è molto difficile, però a parole riesco, davanti a loro faccio un po' più fatica, ecco. Però davvero aiutare le persone che come me, che come noi hanno avuto
e hanno tuttora e subiscono tuttora, in maniera che la società non si trasformi in questo grande narcisismo patologico, perché con i social network, non voglio fare banalità, ma con i social network, con il fatto che i bambini alla fine vedono sempre di più e nascono e crescono sempre di più in questo clima un po' malato, che non è solo dei social network, voglio dire, noi stessi siamo sempre di corsa, abbiamo sempre tante cose da fare, non ci soffermiamo più all'emozione, la cultura dei sentimenti, come dice Galimberti, mi sembra appunto, il grande filosofo, cioè insegnare ai figli i sentimenti, perché non lo sanno, se no, non è che se ne rendono conto, non è che sono cose che una volta, cioè, anzi, il dopoguerra ha creato tanti piccoli mostri, chiamiamoli così, tanti traumi, perché i genitori non avevano il tempo, perché i genitori dovevano pensare a sfamarsi, perché i genitori avevano sofferto a loro volta e così via. Ma in questa maniera qua non facciamo altro che perpetrare dolore, dolore e altro dolore, che poi si sfocia in aggressioni, in violenze e quindi poi, vabbè, in tante altre cose, perché insomma questa rabbia repressa, voglio dire, l'ho anche già detto, insomma mio padre, insomma, la violenza, qualche cosina l'ha fatta, l'ha usata, piccole cose, non dico proprio così, insomma, però anche nei miei confronti, insomma, non è stato simpatico, e anche nei confronti di mia mamma, insomma, le mani addosso non si mettono. Ora, capisco lo scappellotto, così al figlio ogni tanto ci può anche stare, non sono proprio così contraria, nel senso che, a parte che io cerco sempre un dialogo in principio, lui invece è sempre stato molto, insomma, della serie, te l'ho detto una volta, se no passo alle maniere forti. Poi magari non era neanche il tipo che tirava forte, però insomma era un po' brusco con i suoi gesti, e essendo figlia femmina insomma era più che sufficiente, insomma, credo, no? Sì, certo. Credo che fosse più che sufficiente. Che altro dire? Sì, volevo ecco, anche dire che sì, la consapevolezza è il primo passo, no? Il primo Sì, tassello, se non c'è sì. quella. Però io vedo che ci sono anche tante personalità narcisistiche che, nonostante il gran parlare che in questi tempi insomma, si sta facendo sul narcisismo, però nonostante questo, avendo magari anche a loro volta genitori così narcisisti, fatto sta che non è così scontato neanche prendere consapevolezza, cioè non è che semplicemente mettendo davanti il tema del narcisismo allora uno prende consapevolezza, quindi anche questo, per questo che dico, è comunque una grande cosa che non è da tutti il predisporsi anche alla consapevolezza, ecco questo che insomma... Quello sì, però io credo che, chiaro, ci sono certe certe personalità che preferiscono rimanere Sì. perpetrando il virus, chiamiamolo, no? E non li giudico, perché voglio dire, non è che c'è un bene e un male, cioè sì, c'è un bene e un male, però voglio dire, se stanno bene così, a loro volta hanno avuto dei traumi e hanno stabilito che quello era la loro reazione, no? Diventare o simili o uguali o cose del genere. Ce ne sono altri che però soffrono in questa situazione. Io ne ho trovati tanti in questi anni, che perché bene o male è come se ci nasassimo, no? Sì. Credo che in un certo senso sì, ci sia un po' una... Mi è capitato, ti racconto questa, tante, non solo questa, c'è una mia amica, per esempio, carissima amica, che ha tutta la famiglia contro, in una situazione anche di alienazione parentale con la figlia da parte del marito, quindi una roba bruttissima. E non riesco a capire perché tutta la famiglia ce l'ha contro, perché io ti dico che la conosco, ho imparato a conoscerla, anch'io ero un po' così, perché sai, poi, però cavolo, cioè, io l'ho detto apertamente, cioè se per me è una persona sana, non credo che abbia, senz'altro ha le sue caratteristiche, ha le sue difficoltà, è una persona insomma con
con delle difficoltà in altro senso, ma non è né una narcisista né una manipolativa né niente, è proprio stata che lei ha tutti contro e quindi lì è veramente una situazione pesante. E ho conosciuto 2 anni fa a Madrid, durante un corso, un ragazzo tra i vari e insieme abbiamo fatto un percorso nel tornare appunto all'albergo, lui viveva lì e io vedevo che era un po' inquieto, no? E io non sono una molto curiosa, cioè sono curiosa ma non faccio molte domande normalmente, preferisco che le persone si aprano. Io parlo, ascolto anche, però insomma non sono un tipo opprimente nelle domande. Però avevo capito che c'era qualcosa e ha cominciato a parlarmi di sua mamma, tra l'altro adottato, e quindi mi ha parlato di sua mamma dicendo che sua madre non voleva che lui andasse a questo corso, che era appunto un corso di interpretazione, che sua madre gli aveva fatto una sfuriata, che lui non capiva perché tutte le volte che lui doveva fare qualcosa sua madre adottiva gli faceva questo, figlio unico. E lì abbiamo iniziato a comunicare in questo senso. Gli ho detto, sai, io sono figlia di genitori narcisisti e secondo me tua madre ha delle caratteristiche di narcisismo. Lui si è aperto tantissimo, si è anche messo a piangere e insieme abbiamo fatto questo percorso di camminata, poi ci siamo lasciati, ci siamo mantenuti in contatto ed è stato secondo me molto bello perché lui diceva io non so se domani andare con i miei amici o andare a casa di mia madre a confortarla perché mi ha detto che l'avevo lasciata in lacrime. Io gli ho risposto vai con i tuoi amici perché tua madre non ti può obbligare. È dura, gli ho detto, è molto dura questo, perché il senso di colpa ti devasta. Gli ho detto, però tua madre deve anche capire che tu hai una vita. E lui mi dice, è proprio quello che mi dicono i miei amici. E io non so se poi lui è andato a casa o meno da sua madre, non gliel'ho chiesto e non... Sì. Però io credo che serva molto sentirsi dire certe cose, poi che uno li faccia, prenda Certo. consapevolezza o meno, è un Beh, percorso, appunto questo, una bella situazione, una bella cosa. è un percorso doloroso, molto doloroso. Uno deve sapere, io penso, che ha davanti un percorso doloroso, molto doloroso, Sì. perché giudicare i genitori non è facile. Cioè, a meno che uno gli dica, ok, sono degli abominevoli, sono orribili e punto, allora uno li giudica così, tanto per. No, è un cercare di non giudicare e basta, è un cercare di essere veramente mettere davanti a una situazione e dire perché mi è capitato questo, ma come mai a me e non ad altri, ma se io avessi avuto dei genitori diversi, perché poi c'è il vuoto emozionale, c'è il vuoto Sì. dire, insomma, Certo. un altro argomentone, insomma. Sì. E quindi ti dico, io ti ringrazio ancora molto perché a me piacerebbe tanto, veramente tanto, riuscire ad aiutare le persone, aiutare a mia maniera, perché per carità io non sono né una psicologa né niente, però soprattutto ascoltare e magari dire guarda che non sei da solo e guarda che forse c'è qualche caratteristica dei tuoi genitori che hanno queste caratteristiche narcisiste o magari non sono narcisisti veri, perché a volte si parla di narcisismo, ma non è così, magari c'è della picco e altre cose e lì possono essere anche aggiustati gli equilibri. In questo caso sei stata più che utile perché hai aperto un po' una visuale a questo ragazzo che effettivamente magari si è anche sentito confortato sicuramente, insomma, a trovare Sì. conforto e anche qualcuno che magari ha avuto le tue stesse esperienze o le ha, continua ad averle perché comunque tu continui ovviamente ad avere Sì, insomma, sì. a che Ma ti fare. dico, non Sì. è stato l'unico, non è stato l'unico, mi sono capitati, così come mi capita di vedere persone che hanno degli atteggiamenti un po' particolari e non credo che vadano al narcisismo o comunque anche al di fuori, sono anche qualcuna che appunto mi sono anche attorno, qualche amica che appunto, ed è curioso perché appunto, insomma, come dire, vieni accanto a me che voglio dire, insomma, ne ho già avuto abbastanza, Sì. ecco. Però li accetto lo stesso e prendo il buono da loro
comunque quello che possono dare, ecco, sempre se rimangono entro certi limiti. E credo fermamente che a queste persone vadano dati dei limiti, vadano dati dei confini, soprattutto poi se non sono i tuoi genitori, quindi è un po' più complicato. Però a queste persone vadano dati dei limiti e dei confini, e credo che a un certo punto, quando poi vedono che magari non riescono, o ti mollano o stanno dentro a questi confini, sì, certo, appunto. esatto. E non è facile, perché per una persona come me, che ti dico, io faccio un po' fatica da questo punto di vista, perché io sono più incline a dire di sì e a fare, piuttosto che a dire no, questo non mi sta bene. Però sto imparando anche a fare questo, perché il mio essere era più incline a dire, sai, essendo stata figlia, appunto, come sono stata di figli di genitori appunto particolari, e i miei sentimenti sono sempre messi un po' in disparte, quindi anche questo mio non saper dire di no, ed era un problema quando ero piccola. Io, secondo me, quando ero piccola avevo delle problematiche, anche abbastanza, non dico importanti, però insomma ce le avevo, anche di nervosismo, di cose. E ho capito che anche questa era un'altra mia caratteristica, cioè il non dire, non sapevo quello che mi poteva far piacere e non mi poteva far piacere, capito? Io ancora oggi, secondo me, ho delle difficoltà a definire un'emozione. Ci sto lavorando. Certo. Ci sto lavorando, e il mio lavoro mi aiuta abbastanza, cioè il mio hobby, chiamiamolo lavoro hobby, Certo. mi aiuta abbastanza, perché appunto devo dare emozioni, e quindi a volte... Questo è bello. Magari sì. farai, non so, qualche scenetta, qualche sketch, ce lo fai vedere? Beh, a febbraio inizieremo adesso sto preparando con 2 compagnie di teatro 2 spettacoli di teatro qui a Tenerife, e ho anche un altro mediometraggio da fare, l'altro è stato appena finito, e andrà ai festival, quindi non si può vedere se non appunto il frame. E beh, c'ho un po' di cose in cantiere via, tra cui appunto anche il rappresentante, che adesso mi ha chiamato, cioè mi ha chiamato un rappresentante, quindi insomma dai, magari qualche cosa si potrà vedere poi col tempo. Non lo so, io però non voglio mai parlare, perché quando parlo poi non mi si avvera mai niente. Poi per scaramanzia. Per scaramanzia. Anzi, ho parlato fin troppo, io parlo fin troppo. No, io ho veramente tante cose sempre per la testa, però vedo che mi aiuta proprio a non pensare. E l'avevamo detto l'altra volta, consiglio l'elogio della fuga, perché appunto lo dice, che l'arte ti aiuta a non impazzire, e in certi momenti l'arte ti aiuta molto. Quindi Laborin, no? L'autore. Sì, sì, io credo che mi abbia aiutato molto. Da piccola mi chiudevo nella mia stanza e cantavo e ballavo per ore e ore e ore e ore e ore. E credo che la musica sia, e quello che io dico anche ai miei figli, per esempio, te la butto lì così, poi non voglio perdere del tempo, però credo che aiuti molto la musica, anche se a volte diventa quasi impossibile ascoltarla, perché veramente la tristezza che ti porti dentro è talmente tanto grossa che non riesci a farlo. E invece una cosa che mi dice il mio insegnante di interpretazione, se noi ci mettiamo nella testa che dobbiamo essere felici, poco a poco il nostro cervello cambia. Ovviamente non è un lavoro che viene dall'oggi al domani, dobbiamo farlo poco per volta, tutti i giorni pensare: adesso mi metto e cerco di essere felice, devo essere felice, ma devo essere non solo con la bocca, con tutto, con i sentimenti, con tutto. La musica, ballate, cantate, cantiamo tutti insieme, veramente, aiuta tantissimo. Io credo che l'arte, cioè la scrittura ti aiuta tantissimo, la pittura, qualsiasi forma d'arte, tutti noi abbiamo una forma d'arte inespressa dentro. Sono d'accordissimo, Monica, e anch'io faccio la cosiddetta arte terapia, forse è, direi, una delle migliori, se non la migliore, comunque una delle migliori terapie. Io direi forse la migliore.
Anzi, la migliore Sì, è l'amore ovviamente, ma magari chiaro. in mancanza di quello ovviamente c'è l'arte. Beh, allora l'amore verso se stessi, che non è Verso se facile, stessi, però è la esatto. prima cosa, perché l'amore con gli altri oggi c'è, domani non c'è, il rapporto di coppia, non basiamoci solo sul rapporto di coppia, lo stare da soli, io Sì. poi figlia unica di figli unici, solitaria la sono di mio, voglio dire, posso stare, anche se non è facile per me stare appunto da sola con me stessa e quindi devo ancora lavorare. Una persona che è capace di stare da solo con se stesso e sta molto bene è il mio compagno e quindi ti dico, mi sta aiutando anche in quelle cose lì. Però l'amore assolutamente, il fare del bene, io ho fatto tanto volontariato, dai 18 anni in poi ho fatto tanto volontariato, tantissimo, i miei mi dicevano perché lo fai, io dico perché sì, mi sono iscritta all'Avis, donavo il sangue anche se non avevo poi, avevo un'anemica, quindi devo dire, potevo fare poco. Quando ho visto che potevo fare poco mi sono messa nel consiglio, ho cominciato a fare quello che potevo, ho fatto parte di qualsiasi associazione, mi faceva piacere proprio, a me fa piacere, mi aiuta tanto e credo che aiuti tanto chi lo riceve e anche chi lo fa. Non è facile perché appunto fare volontariato non è facile, però credo che aiuti molto anche chi lo fa. Allora, ci lasciamo qui per questa volta, Monica, con questo bello augurio. E l'altra cosa, scusami se ti interrompo, non abbiate paura a parlarne. Scusami se lo dico, però Assolutamente. davvero, non abbiate paura a parlarne. Io non ho paura a parlarne. So che magari appunto i miei, voglio dire, mi criticherebbero, senz'altro qualcuno mi criticherà perché dirà come fai a parlare così dei tuoi genitori, qualcuno, a parte che io non ho mai trovato poi gente che mi dica ah ma sono sempre i tuoi genitori. Se ti dicono così vuol dire che non vogliono entrare emozionalmente, non vogliono avere una relazione emozionale con te. Certo, Chi ti esatto. dice così? Cioè, sono cavoli tuoi e punto. Chi ti dice così è solo perché vuole rimandare la palla al mittente e basta. Esattamente. E È allora vero. non c'è niente da dire, punto. Concordo. Perché se no non è vero, tu trovi veramente persone che ti aiutano, tu trovi veramente persone che ti stimano e trovi veramente persone, bisogna cercarle, non avere paura a parlare, non avere paura di partire da se stessi. Non è facile, però. Ti ringrazio tantissimo, Monica, per queste parole, per questo augurio. Un bacio a te, un bacione, un abbraccio. Un bacione. Dai, ci E grazie a rivediamo. te. Sì, Grazie, quando volete. grazie infinite, Ciao. Monica. Un bacio, ciao. Ciao. Ok.